Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi andremo a vedere come realizzare il punto gambero, quindi sarà un video super veloce perché il punto è davvero semplicissimo da realizzare. Una delle caratteristiche di questo punto è che si lavora all'indietro, cioè solitamente noi quando lavoriamo uncinetto andiamo a lavorare da destra verso sinistra. Con il punto gambero invece no, andremo a lavorare da sinistra verso destra. Io per realizzare questo cerchietto ho utilizzato del cotone azzurro appunto per il punto gambero e del cotone blu per realizzare il mio cerchio. Il mio cerchio l'ho realizzato semplicemente andando a fare un anello magico di 6 maglie basse, 6 aumenti consecutivi, una maglia bassa e un aumento, 2 maglie basse e un aumento e così via fino ad arrivare a 7 maglie basse e un aumento. Oltre a questi io ho utilizzato anche un uncinetto numero 3 e poi per andare a eliminare le varie codine ho utilizzato un ago da lana. Adesso non perdiamo tempo, vi faccio vedere subito come andare a realizzare il punto gambero. Prendiamo il nostro filo azzurro e andiamo a inserirlo in una maglia del nostro lavoro. Quindi entro con l'uncinetto, ho il filo che passa dietro, in questo modo lo tengo bloccato, vado a prenderlo con l'uncinetto e lo faccio passare all'interno della maglia in modo da creare il nostro cappietto. Non lo chiudo ancora, quindi tenete abbastanza fermo il cappietto. A questo punto, andando a lavorare un punto normale, io dovrei lavorare da destra verso sinistra. Il punto gambero invece è il contrario, andiamo proprio all'indietro. Quindi partiamo da sinistra verso destra. Come? Una volta preso il nostro cappietto ci spostiamo e andiamo a inserire l'uncinetto nella maglia a fianco. In questo modo. Prendo il filo e lo faccio passare all'interno della maglia, così. Arrivati a questo punto riprendo il filo e chiudo i due cappietti. E ho fatto il mio primo punto gambero. Cosa molto importante in questo punto è lavorare lenti, quindi dovete lavorare molto morbidi perché se andate a stringere avrete molta difficoltà poi ad andare a concludere il punto. Quindi di nuovo con l'uncinetto entro nella maglia successiva sempre andando a lavorare da sinistra verso destra. Prendo il filo e lo porto fuori. Arrivati a questo punto vado a chiudere i due cappietti che ho sull'uncinetto. Vedete? E si formano i due, nodini del punto gambero. Di nuovo maglia successiva, entro con l'uncinetto, prendo il filo da dietro e lo porto fuori, quindi nell'uncinetto ho due cappietti. Prendo nuovamente il filo e chiudo. Andiamo a lavorare in questo modo per tutto il giro. Quindi i punti sono sempre gli stessi. Vedete che il nostro punto gambero si sta formando. Proseguo così per tutti i punti del giro.
Vedete il punto? Eccolo qua. Adesso io proseguo per andare a concludere completamente il mio giro e poi vi faccio vedere come andare a chiudere il nostro punto. Adesso siamo arrivati alla fine del nostro giro, quindi dobbiamo andare a chiudere il nostro lavoro. Quindi che faccio? Entro nella prima maglia di inizio giro, quindi nella maglia successiva subito, ma nella maglia dove ho iniziato il giro, prendo il mio filo e invece di fare poi il secondo passaggio per chiudere i due anellini nell'uncinetto, con il filo che ho portato fuori vado e passo nel primo anellino, in modo da fare una simil maglia bassissima. A questo punto io ho chiuso il mio lavoro. Adesso faccio una catenella e taglio il filo. E il nostro bordino è concluso. Eccolo qua. Spero che questo tutorial super veloce e semplice vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e anche un commento. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così ogni volta che pubblico vi arriverà una notifica. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!